io sono abbastanza sicuro che ci siano tre motivi per cui un essere umano o un'entità giuridica fa qualcosa. Numero uno, il guadagno, i soldi. Numero due, la necessità, cioè se non fai questa cosa succede qualcosa di brutto. Numero tre, dimostrare di avere il cazzo più grosso o di pisciare più lungo. Avete presente quel tipo di roba lì? Potete anche metterla sul femminile, ma non so se funziona, tipo avere tette più grosse o farla pipì più lungo, non lo so. Non so come potrebbe funzionare, però per adesso va bene così. Allora, direi che la cosa che sto per raccontarvi soddisfa perlomeno la seconda di default e la prima potrebbe essere un buon derivato e la terza non credo che possa succedere, ma non mettiamo limiti alla provvidenza, di cui oggi abbiamo molto bisogno. Io sono Alex Racuglia e questa è The Morning Rant, lo spin-off in video di TechnoPills, il mio flusso di coscienza digitale in cui racconto quello che mi passa per la testa cercando di formalizzarlo al solo scopo di migliorare me stesso, intanto che vado da casa verso l'ufficio, però oggi non vado nel mio ufficio, vado nell'ufficio di un cliente, perché l'ultima volta che sono stato lì ho dimenticato una felpa, allora vado a farmi offrire un caffè, prenderò il caffè e ovviamente mi ridimenticherò ancora la felpa finché l'estate sarà finita e avrò bisogno della felpa. Ma vabbè, per adesso va bene così. Allora, vediamo che strada mi fa fare la navigazia. Ma sì, proviamo. Rischiamocela. Allora, che dire? Avete presente qualche mese fa che vi ho raccontato che ho realizzato una serie di documentari per un museo archeologico, documentari che vanno infilati dentro dei video che appunto che vanno in un visore di realtà virtuale. Tutto a posto, il cliente è stato talmente contento di questo tipo di soluzione che ha detto sarebbe bello averne degli altri di video. Abbiamo altro materiale che prima non vi abbiamo detto perché siamo pigri. Ok, va bene, facciamolo. Allora mi hanno dato altro materiale, sono altri 5 video che ho prodotto. I video vanno prodotti però in due modalità. Una modalità video, normale, l'audio è stato registrato con una voce sintetica, va bene così, e poi lo stesso video con i sottotitoli in italiano ed eventualmente anche in altre lingue. Cosa ho fatto fino all'altro giorno? Preparavo il video, lo montavo, lo esportavo così com'è, lo facevo analizzare da Transcriber, mi facevo creare i sottotitoli che poi editavo in modo tale che ci fossero pochi caratteri per ogni sottotitolo e almeno solo una riga, per cui tanti sottotitoli molto corti, che poi riesportavo, perché devono essere piuttosto grandi per motivi di accessibilità, li riesportavo sia in formato SRT e li mettevo dentro in Final Cut in cui riesportavo il video a questo punto con i sottotitoli stampati dentro. In gergo tecnico vengono chiamati burn-in, cioè vuol dire che sono stati bruciati sopra, ok? E siamo qua, sin qua siamo tutti ok. Sin qua siamo tutti ok, fa molto capire. Questa è una buona rottura di palle perché essenzialmente ho un video, i sottotitoli che poi vengono compressi in MP4 e mandati su una piattaforma che può attivarli o disattivarli, mentre nel visore sono sempre attivi per motivi di praticità. Insomma, praticamente questa cosa qua mi faceva fare il video 2 volte in Final Cut. E mi sono detto, ma non c'è modo di far scrivere i sottotitoli direttamente in modo tale che quando vengono compressi vengono anche tirati dentro? La risposta è chiediamolo a ChatGPT, dove ChatGPT è ovviamente ChatGPT, quello bravo. ChatGPT mi ha detto una cosa abbastanza sensata, molto sensata. Ha detto, sì certo, basta usare FFmpeg, va bene, tirando dentro i sottotitoli. Ok, perfetto. Però FFmpeg con i sottotitoli ha un piccolo problema, che usa un font di default che magari non è neanche bello. Allora, c'è modo di customizzare l'aspetto? Sì, devi tirare dentro un file ASS, che per chi di voi non conosce l'inglese vada a cercare cosa vuol dire AS in inglese. Che tra l'altro AS sta per Advanced Studio Alpha, cioè veramente non so perché, non è ASA ma è AS. Va bene, non indaghiamo ulteriormente. Intanto vediamo se io devo cambiare strada. Ma sì, dai, facciamoci guidare dall'istinto. E allora mi sono studiato un pochettino questo tipo di file, utilizzando ovviamente ChatGPT in modo tale che mi facesse vedere degli esempi e mi facesse, diciamo, lo spelling e mi facesse vedere il formato. È stata una cosa abbastanza produttiva. Non ho chiesto a ChatGPT di scrivermi il file perché era un po' complicata come cosa, nel senso avrei anche potuto, però per come stava procedendo avrei dovuto veramente lavorare tanto spiegando no, voglio usare questa struttura, bla 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 bla. Alla fine mi sono detto, capisco come è fatto e facciamolo noi. E nell'arco di mezza giornata ho effettivamente creato un costruttore di file ASS
che mi consentisse di esportare i sottotitoli specificando anche lo stile. Come funziona? Allora, prima di tutto bisogna specificare la dimensione del video, e quella è perché è quella del file originale. E poi bisogna specificare lo stile, se ne possono specificare diversi, ma basta specificarne uno che è quello che usate per tutti, e andando a indicare il font e la dimensione. Qui già ci sono dei primi problemi, perché fino adesso non sono riuscito a fargli capire sia il font, cioè la family, che la typeface. Vuol dire che io posso dirgli Helvetica, ma non Helvetica, oppure Helvetica, no, facciamo Gotham, ma non Gotham Thin, Gotham Black, Gotham Bold, tutte le varie sfaccettature. Vabbè, c'è soltanto la possibilità di specificare bold o italic. C'è la possibilità di specificare la dimensione, va benissimo, la possibilità di specificare l'outline, cioè nel senso il bordo, e a questo punto definire colore della faccia, colore dell'outline, colore dell'ombra eventualmente, e i margini da tenere in pixel rispetto ai bordi. Che è una cosa molto figa, perché una volta che uno specifica le cose in percentuale, sapendo l'altezza e la larghezza dell'immagine, può specificare effettivamente a quanti pixel corrispondono. E i colori sono specificati secondo uno standard di cui io mi sono detto: ma che cazzo ve lo siete inventato a fare? Lo standard ABGR, che è tipo l'X, solo al contrario, cioè prima il blu, poi il verde, poi il rosso, e in primis l'alfa. Ma, ora questa è la cosa che non capisco, l'alfa è al contrario, per cui 00 significa totalmente opaco, FF totalmente trasparente. Non mi chiedete perché, ma ci ho messo un po' a capire che questa roba qua non funziona. Vabbè, fatto questa cosa qui, ho provato a esportare i file in questo formato e tirarli dentro in FFmpeg, e questa cosa ha funzionato. E allora ho dovuto aggiungere anche la possibilità, sempre in Transcriber, di esportare i video. Ma ne parliamo dopo la pubblicità. Perché questa cosa è diversa da quella che uno potrebbe avere normalmente? Beh, allora, tendenzialmente perché ho modificato tutta la mia infrastruttura di esportazione FFmpeg per poter accettare eventualmente anche la presenza di un file.ass, cercando di generalizzare in modo tale che poi dopo potessi, come si dice, integrare questa cosa in tutto il codice già pronto. Per cui la mia idea è quella di esportare il file ASS e poi rimportarlo per fare la transcodifica. Allora mi sono deciso a sviluppare una piccola parte di interfaccia che mi possa consentire di specificare come fare le cose con l'esportazione con l'esportazione, specificando il container, ovvero sia QuickTime, MPEG-4 o WebM. Ce ne saranno altri tipo Matroska, ma per adesso non me ne frega un cazzo. Matrioska. E lo stesso dicasi e i codec, per cui specificando il PCM, scusate, e qui specificando, adesso ragazzi uno va rincoglionito, specificando H264, H265 che possono essere utilizzati sia in QuickTime che in MP4. In QuickTime si possono aggiungere anche i vari ProRes LT, ProRes 422, ProRes 422HQ, ProRes LT Proxy e ProRes 4444, tendenzialmente dal più scrauso al più elevato. Avrei anche potuto evitarmi tutti i vari proxy LT, ma già che c'ero, visto che sono presenti, li ho messi dentro. I sottotitoli possono essere, mi stavo dimenticando, essere posizionati in uno qualsiasi degli angoli, cioè in basso a sinistra, in centro a sinistra, in basso a destra, e anche da tutte le parti, le 8 posizioni. Perché mi fai andare di qui? Va bene, mi fido di te. Tutte le 8 posizioni. Stesso dicasi per il codec audio, che il codec audio può essere PCM, cioè non compresso, ideale quando si usa il ProRes, o in AAC, nel caso in cui si faccia un MPEG-4. In questo modo si ha una sorta di tutte le varie combinazioni possibili, e ovviamente specificando il data rate sia per il video che per l'audio. Ovviamente se l'audio è PCM non si mette il data rate, se il video è PCM, se il video è in ProRes non si mette il data rate perché è automatico nella specifica del codec. Probabilmente dovrei aggiungere la possibilità di specificare la frequenza dell'audio, vediamo, e il numero di canali, ma per adesso l'idea è quella che rimangono gli stessi di quelli di partenza. E sti cazzi. E così è, ovviamente, uso soltanto FFmpeg per fare questo tipo di cosa, perché di sì, non è velocissimo, no, però cacchio funziona. Per cui da oggi, in realtà da oggi che è, da ieri, che era l'11 di giugno 2025, Transcriber ha questa funzionalità, che però non ho ancora
pubblicizzato, perché dovrei un pochettino lavorarci un attimino sopra, creare un minimo di video di presentazione, eccetera, 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 eccetera. E su quello sono molto carente in questi giorni. Se tutto va come vuole, farà 2 o 3 settimane, sarò un pochettino più libero. Ah, non ci crede nessuno. E potrei iniziare a lavorare alla parte promozionale. Però per adesso va bene così. E niente, questo è il fatto. Adesso la necessità, cioè di non tornare indietro, avanti e indietro a fare questa roba in Final Cut, mi ha spinto a sviluppare la possibilità di esportare i video con i sottotitoli di Burn-in. E per farlo ho dovuto sviluppare tutta la parte del file ASS. Che culo! E questo mi ha dato comunque quello che potrebbe essere una sorta di vantaggio competitivo rispetto ad altri software tipo MacWhisper, per cui non è male come cosa. Infine, questa cosa, visto che parlo sempre del confronto con MacWhisper, potrei anche averlo fatto per dimostrare di avere il pisello più grosso. Non ce l'ho. Cioè, oddio, non so se fisicamente il pisello di Ordi è comparabile. Non so se lo voglio sapere. Però, nel senso, perlomeno questa è una cosa in più rispetto a tutto l'arsenale di cose. Transcriber adesso ha raggiunto il suo platone, nel senso se ne vende veramente pochi perché quelli che l'hanno comprata l'hanno comprata, però male non fa aggiungere questa tipo di funzionalità. Che altro? Basta, per adesso direi che per oggi le cose da raccontarvi ve le ho raccontate molto velocemente, sin troppo, ma perché sono stato anche abbastanza bravo, 2 mezze giornate di lavoro inframmezzando le altre cose che sto facendo e ho portato questa funzionalità veramente figa, a cui pensavo veramente da tanto e sì, forse è vero, cioè l'intelligenza artificiale che mi dà dei riassunti, che mi va a cercare le informazioni e me le mette tutte insieme, mi aiuta veramente tanto perché mi sono poi cercato per capire meglio alcune cose che non erano chiare. Il formato ASS ho trovato una vagonata di documentazione vecchia, fatta male, che avrebbe voluto essere autoesplicativa ma non lo era. E invece i riassunti fatti in questo modo sono stati veramente un aiuto. Codice scritto dall'AI veramente poco, però invece la comprensione del dominio mi è stata molto velocizzata dall'intelligenza artificiale. Cacchio, in quest'ottica è molto interessante, cioè tutti usano l'AI per sviluppare, e ci sta, e io uso l'AI per capire cosa devo sviluppare, come devo sviluppare. Sono meglio io, certo, devo far vedere che ho il pisello più lungo, no, naturalmente. No, scherzi a parte, volevo raccontarvi questa cosa qui. Direi che adesso facciamo l'ultimo spot pubblicitario e poi dopo parliamo di altre cose più. No, facciamo un riassunto totale globale. Sono schifosamente in ritardo sulla pubblicazione degli episodi in video, nonostante produca prima il video che dell'audio, e ciò comporta che sono in ritardo. Per cui non so se mai vedrete questa roba qui in video, nel caso di sì, potreste scrivere sotto un commento, bravo, bello, viva te, eccetera, 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 eccetera. Non lo farete? No, e allora va bene così. Per l'intelligenza artificiale vorrei dire che c'è un link, una cosa molto importante, se volete capire meglio cos'è Transcriber andate su ulti.media Transcriber, cercalo da qualche parte, Transcriber, e vedi di metterci dentro qualcosa. Se invece avete sentito questa cosa in audio, no, in video ovviamente cliccate like, la campanella, le solite cose. Se avete sentito questa cosa, anzi devo mettere la cosa qui, la manina. Se avete sentito questa roba in audio invece siete invitati a mettere delle stelline da qualche parte, su Apple Podcast, su Spotify o dove cavolo ascoltate i podcast voi giovani. E che altro aggiungere? Ah sì, se volete un'interazione più divertente andate su telegram.me/Technopillsriot e vedete come fare, cioè il link è nelle note dell'episodio. Altro da dire? No, direi che ci siamo. A valle di questa cosa qui, in audio sentirete il riassunto di ChatGPT per cui mi piacerebbe lavorarci un pochettino e trovarci delle cose interessanti, ma ve lo dirò dopo. Cioè, mi piacerebbe avere il tempo di fare di giocare, di sperimentare, ma in questo momento non ce l'ho e cazzo, e cazzo. Basta, grazie di avermi ascoltato, grazie di avermi sopportato, supportato e sopportato e vi auguro una buona giornata, un buon ascolto, una buona visione di quel che verrà dopo di me, anche se dopo di me ci sarà solo l'ombra. Porco due. Ciao!